Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Come sicuramente molti di voi sanno, Dante Alighieri è stato un grandissimo poeta e letterato italiano, famoso soprattutto per il suo capolavoro, la Divina Commedia. Dante Alighieri viene spesso definito il padre dell'italiano moderno e non a caso, ovviamente. Infatti è proprio grazie a lui che moltissime parole ed espressioni che sono veramente molto comuni nell'italiano quotidiano moderno sono diventate tanto popolari. In questo video andremo proprio a vedere quali sono quelle parole e quelle espressioni che noi oggi tutti utilizziamo, ma che si devono proprio al grandissimo Dante. Vediamo di quali si tratta. La prima parola molto comune nell'italiano moderno e che si deve a Dante è molesto. Questo aggettivo viene dal latino e significa irritante, fastidioso. Era un termine già diffuso ai tempi di Dante, ma che è diventato ancora più comune, ancora più popolare proprio grazie a lui. Lui lo utilizza moltissimo sia nell'inferno sia nel paradiso, in particolare quando incontra un suo trisavolo, un suo antenato, che gli rivela che il suo futuro sarà molesto, niente di piacevole insomma. Un altro aggettivo che dobbiamo a Dante è l'aggettivo fertile. Anche questo viene dal latino, in particolare dal verbo latino ferre, che significa portare, e infatti l'aggettivo oggi indica qualcosa che è fecondo, produttivo. Era quindi un termine poco diffuso ai tempi di Dante, ma proprio grazie a lui ha raggiunto la popolarità. E lui lo utilizza in particolare per descrivere il luogo di nascita di San Francesco, definendolo una fertile costa. Un'altra parola che probabilmente molti stranieri che studiano italiano non hanno mai sentito, ma che in realtà noi italiani usiamo spesso quando parliamo, è quisquilia. E sì, anche questa la dobbiamo a Dante. Anche questo termine viene dal latino, che novità! In origine questo termine indicava una pagliuzza, ma poi con il tempo è andato a indicare metaforicamente una cosa piccola, un'inezia, una bazzeccola. Insomma, una questione di poca importanza. Ai tempi di Dante si utilizzava un po', ma ancora una volta è con lui che diventa più popolare e lui comincia già a darle il significato, la sfumatura che noi oggi conosciamo. A proposito di Beatrice, quando parla di Beatrice, dicendo che lei riesce a eliminare ogni quisquilia dai suoi occhi, nel senso che la figura di Beatrice è una figura così salvifica che ogni piccola cosa scompare davanti ai suoi occhi e lui può avere invece una visione molto più grande, molto più estesa. Passiamo alla prossima, che è un'espressione, una di quelle che mi piacciono particolarmente. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. No, non ho pronunciato male, è proprio la versione originale scritta da Dante. Questa espressione è veramente molto utilizzata nell'italiano quotidiano, tanto da essere diventata un proverbio. È l'incisione che si trova sulla porta dell'inferno dantesco, il luogo di pena eterna, insomma. È per questo che oggi viene utilizzata come un avvertimento ironico o amaro a chi sta per entrare in un luogo o in una situazione che potrebbero rivelarsi piuttosto pericolosi. Per esempio, la burocrazia italiana è abbastanza nota per avere dei tempi molto lunghi. Quindi se un nostro amico, per esempio, deve andare in un ufficio pubblico per risolvere una questione, per fare un documento importante, possiamo dirgli, prima che lui entri,
lasciate ogni speranza, voi che entrate. Un po' come a dirgli, sarà una piccola sofferenza per te, probabilmente per qualche anno, prima che tutto si risolva. La prossima espressione che dobbiamo a Dante e che è molto utilizzata nell'italiano quotidiano è Galeotto fu. Questa espressione è tratta dal canto di Paolo e Francesca e la versione originale, quella di Dante, termina con il libro e chi lo scrisse. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Oggi invece la si può completare con qualsiasi cosa. Vi spiego meglio. Paolo e Francesca sono due cognati che si innamorano l'uno dell'altro leggendo le avventure di Lancillotto e dei cavalieri della tavola rotonda. In particolare, qui, in questo libro, c'è la figura di Galeotto, il quale tradisce Re Artù e spinge la regina Ginevra tra le braccia di Lancillotto. E proprio come Galeotto aveva fatto questo con Ginevra e Lancillotto, nello stesso modo anche il libro spinge in un certo senso Francesca tra le braccia di Paolo, facendoli innamorare. È per questo che Dante quindi definisce il loro libro come Galeotto, come il personaggio delle avventure di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda. Oggi questa espressione viene utilizzata per indicare qualsiasi cosa o persona o avvenimento che viene considerato la scintilla per la nascita di una relazione amorosa e non solo. Per esempio, io ho iniziato ad appassionarmi alla lingua inglese grazie alla serie TV Gossip Girl. Quindi, se qualcuno mi chiedesse perché hai iniziato a studiare e a interessarti all'inglese, io potrei rispondere, Galeotto fu Gossip Girl. Un'altra espressione bellissima e molto comune che dobbiamo a Dante è fatti non foste a viver come bruti. Queste sono le parole che Ulisse dice ai suoi compagni nel canto 26 dell'Inferno. L'espressione continua con fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Insomma, Ulisse vuole che i suoi compagni pensino alla loro origine. Loro sono nati come degli esseri umani e in quanto tali devono comportarsi diversamente dalle bestie. Devono quindi perseguire degli obiettivi più nobili, come la virtù, come la conoscenza. E per questo invita i suoi compagni a superare i limiti del mondo conosciuto allora per andare oltre, per scoprire cose nuove, per arricchire la propria cultura e conoscenza. Oggi l'espressione è utilizzata moltissimo con lo stesso significato, cioè è un invito a qualcuno a non comportarsi in maniera incivile come una bestia, ma a perseguire un po' la virtù, la scienza, la conoscenza. Si usa anche in maniera molto scherzosa. Per esempio, se vediamo qualche nostro amico che mangia qualcosa con le mani, gli possiamo dire fatti non foste a vivere come bruti. Un'altra espressione molto comune nell'italiano parlato è stai fresco. Questa espressione viene direttamente dalla struttura dell'inferno dantesco. In particolare si riferisce al nono cerchio, l'ultimo, il peggiore, quello in cui ci sono i traditori, peccato peggiore secondo Dante. Questi traditori sono costretti a essere immersi in un lago ghiacciato, sono sempre immersi nel ghiaccio. Perciò questa espressione è rimasta nell'italiano parlato per indicare qualcosa che molto probabilmente andrà a finire male. Per esempio, io ho un'amica, Stefania, che ama preparare i dolci, ma davvero non è capace, non è portata per la pasticceria. Quindi ogni volta che organizziamo una cena tra amici, lei dice porto io il dolce. E c'è sempre qualcuno che dice, ah beh, allora siamo freschi.
Scusaci Stefania, ma è la verità. Un altro aggettivo che dobbiamo a Dante è mesto. Mesto significa triste, sconsolato, amareggiato ed è un aggettivo che Dante usa spesso per parlare, ovviamente, dei condannati. Un'altra espressione molto bella e veramente molto comune, ma davvero sono tutte molto comuni nell'italiano parlato, è non mi tange. Questa espressione significa non mi interessa, non mi sfiora nemmeno, non mi preoccupa. Nella Divina Commedia questa espressione viene detta da Beatrice, la quale è scesa nell'inferno, ma dichiara di non essere per nulla turbata dall'ambiente o dalla sofferenza dei condannati, dalla miseria dei condannati, perché lei è una creatura divina. Ancora oggi questa espressione è molto utilizzata per indicare appunto che qualcosa non ci dà poi tanto fastidio, non ci appassiona, non ci interessa poi molto. Ancora oggi questa espressione è utilizzata con lo stesso significato, per indicare che qualcosa non ci tocca perché non ci interessa. Per esempio, se tutti sono tanto emozionati per sapere chi sarà il vincitore durante la finale di Champions League, io potrei dire che la cosa non mi tange poi molto, perché non mi interessa molto il calcio. Cosa fatta, capo A. Questo era un proverbio toscano che però ormai viene utilizzato da tutti gli italiani e che significa che qualsiasi cosa che viene fatta con un obiettivo, con uno scopo e che una volta fatta non può essere disfatta, non può essere annullata, non si può tornare indietro. Perciò la si usa spesso per mettere fine a discussioni su cose già accadute che però sono inutili, proprio perché sono già accadute quelle cose e non ha senso continuare a parlarne, perché non si può tornare indietro. Ok, siamo quasi alla fine, ma un'altra espressione dantesca che viene utilizzata molto come proverbio nell'italiano colloquiale è non ragioniam di lor, ma guarda e passa, anche nota nella forma non ti curar di lor, ma guarda e passa. Questa espressione viene detta da Virgilio a Dante in riferimento agli ignavi, queste persone che durante la vita non si erano mai schierate, non avevano mai preso una posizione. E quindi Virgilio invita Dante a fare con loro esattamente quello che loro hanno fatto durante la loro vita. Questa espressione oggi viene utilizzata come un invito a non preoccuparsi di quello che la gente in generale dice o fa. Per esempio, se un nostro amico è un po' triste perché viene criticato, per esempio sui social, per il suo modo di vestire, noi possiamo dirgli non ti curar di lor, ma guarda e passa, come per dire non preoccuparti di loro, non abbassarti al loro livello e non provare nemmeno a rispondere perché non ha senso, è inutile, guardali con disprezzo e continua per la tua strada. Molto bella questa espressione. E per ultima abbiamo il fiero pasto. Con questa espressione ci si riferisce a un pasto feroce, brutale, disumano, abbastanza disgustoso. Infatti Dante utilizza questa espressione in riferimento al conte Ugolino. Secondo la leggenda, infatti, il conte Ugolino era stato rinchiuso in una torre con i suoi figli e i suoi nipoti, condannati tutti a essere senza acqua né cibo. E al momento della fame, sempre secondo la leggenda, il conte Ugolino si è cibato dei suoi figli e dei suoi nipoti. Una scena ovviamente abbastanza raccapricciante ed è per questo che quando si parla di fiero pasto ci si riferisce proprio a qualcosa che è quasi disumano, feroce. E con questa è veramente
tutto per questo video. Fatemi sapere nei commenti se già conoscevate queste espressioni, se già le avevate sentite, ma io sono sicura che se anche non le aveste sentite in precedenza, ora che ne avete sentito parlare, le ascolterete ovunque, perché davvero noi italiani le utilizziamo moltissimo, anche quando parliamo in maniera colloquiale. Anzi, provate a utilizzarle la prossima volta che sarete in conversazione con delle persone italiane e guardate le loro facce, sono sicura che rimarranno senza parole e vi chiederanno: ma come fai a conoscere queste espressioni? Se invece volete conoscere meglio la storia della Divina Commedia, non dimenticate di guardare il nostro divertentissimo video dedicato proprio a questo. Come sempre potete trovare il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece avete bisogno di ripassare un qualsiasi argomento di grammatica, fare gli esercizi o volete scoprire qualcosa in più sulla cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnamo.com e non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok per tutti gli altri contenuti esclusivi e molto utili. Io invece vi aspetto nel prossimo video. Ciao!